Cioè, in questo video voglio presentare 5 atteggiamenti di potere che ti renderanno felice. Il primo di questi atteggiamenti, il primo di questi poteri è il potere della virtù. Che cos'è il potere della virtù? Il potere della virtù è imparare ad avere il distacco dagli oggetti materiali e dai mezzi materiali. Le cose materiali, il denaro, tutto ciò che è inanimato, diciamo così, ma anche oggetti, tra virgolette, anche oggetti, diciamo, anche oggetti che siano, tra virgolette, animati, come dire, dobbiamo imparare ad avere il distacco. Il distacco cosa vuol dire? Non vuol dire non interagire, non vuol dire non interagire, vuol dire usare, diciamo così, i mezzi materiali, gli oggetti materiali, interagire, diciamo, con le persone senza però rimanerne attaccati, senza esserne dipendenti. Con gli oggetti materiali li usiamo, quelli che non servono non li usiamo e sarebbe meglio sbarazzarsene. Però, come dire, i soldi, ad esempio, rappresentano un mezzo, non devo avere un attaccamento, perché intanto comunque è qualcosa che alla fine dovrò lasciare per forza. Come diceva anche Papa Francesco, il sudario non ha tasche, per cui è inutile manifestare un attaccamento, diciamo così, è inutile manifestare un attaccamento agli oggetti materiali perché sarà fonte di infelicità. Quindi questo è veramente basilare, fondamentale. E possiamo interagire con le persone possiamo possederle ancora meno degli oggetti materiali. È normale che le persone vanno, vengono, cioè non dobbiamo vedere un fallimento se una relazione finisce male, se veniamo abbandonati, anche se crediamo che quella persona lì ci abbia trattato male, eccetera, beh, non importa, è semplicemente un insegnamento. Dobbiamo avere questa superiorità, ecco, questo distacco è fondamentale. Senza di questo non sei felice, poi decidi tu. Poi il secondo potere è il potere dell'intenzione. Il potere dell'intenzione è sempre, diciamo così, un non attaccamento. Un non attaccamento anche al nostro corpo. Perché anche noi, diciamo così, siamo temporali, siamo impermanenti, ci trasformiamo e il nostro corpo finirà, morirà, si dissolverà. Quindi dobbiamo curarlo, trattarlo bene, ma non esserne attaccati, perché purtroppo è un qualcosa che si esaurirà. Il che non vuol dire che si esaurirà, abbiamo altre risorse, abbiamo dei corpi più sottili, abbiamo delle situazioni diverse, dobbiamo usare al meglio ciò che abbiamo, ma non dobbiamo rimanerne attaccati, perché se ne rimaniamo attaccati verremo sicuramente inesorabilmente penalizzati, entreremo in una situazione in cui avremo paura di invecchiare. Quante persone temono l'invecchiamento e ogni giorno l'invecchiamento diciamo, genera una sensazione di malessere. Oppure persone che temono la malattia, che temono la morte. Malattie e morte fanno parte della vita. No, il nostro ciclo nel samsara, e il samsara è il luogo nel quale ci troviamo, il samsara, il luogo nel quale non è il luogo nel quale ci troviamo, è un atteggiamento, perché noi possiamo essere il nirvana e il samsara non sono due luoghi, sono due stati interiori, fondamentalmente, sono due stati interiori. Il samsara è il ciclo che è composto da nascita, invecchiamento, malattia e morte, e rinascita, rinvecchiamento, rimalattia e rimorte e così via. Questo è il ciclo. E questo ciclo è determinato da che cosa? È determinato dai veleni mentali, dalla bramosia, dagli attaccamenti, dalla rabbia, dai rancori, dai risentimenti, dalle gelosie, dalle avarizie. Questo è quello che determina questo ciclo. È il movimento, è il movimento.
Noi giriamo in questo ciclo non tanto perché, diciamo, ma perché siamo dominati dai veleni mentali. E quindi liberarsi dall'attaccamento, diciamo così, al proprio corpo è fondamentale, perché è uno poi alla fine degli attaccamenti fondamentali. Quindi dobbiamo essere consapevoli che siamo qua, siamo nati, invecchieremo, anzi dal momento in cui siamo nati stiamo invecchiando, anzi potremmo dire che un bambino appena nato è già invecchiato di 9 mesi, perché come dire, l'invecchiamento inizia nel momento in cui nasci. Nasci, invecchi, ci si ammala, prima o poi ci si ammala di qualche cosa, di qualcosa si deve ben morire, e poi si muore, e poi si rinasce, si rinvecchia, quindi questo ciclo è il samsara. Liberarsi da questo ciclo vuol dire liberarsi dai veleni mentali, dagli attaccamenti, eccetera, vuol dire andare nel nirvana. Se io mi libero da questi veleni mentali in questo momento qua, mi trovo nel nirvana, perché il nirvana che cos'è? È uno stato di non sofferenza, uno stato di benessere, uno stato di... non è un paradiso il nirvana, molti si immaginano il nirvana come un paradiso, una situazione, diciamo, molte religioni descrivono anche paradisi con chissà che cosa. No, Nirvana è uno stato interiore, il paradiso e l'inferno sta dentro di noi, siamo noi che determiniamo, sono i nostri veleni mentali che determinano che cos'è paradiso e che cos'è inferno. Comunque questo potere è fondamentale, il potere dell'intenzione, l'intenzione di liberarsi dall'attaccamento al proprio corpo. E poi un altro potere fondamentale è il potere dell'opposizione. Il potere dell'opposizione vuol dire opporsi alle cattive abitudini, opporsi alle negatività, opporsi ai veleni mentali, opporsi a ciò che ci rende praticamente schiavi, ciò che limita la nostra libertà. Quindi il potere di opposizione è un potere che noi abbiamo, un atteggiamento che noi dobbiamo avere, un antidoto, un antiveleno a tutto ciò che ci avvelena fondamentalmente. Abbiamo questo potere, ma dobbiamo attivarlo, dobbiamo metterlo in atto. Se non lo attiviamo è come se il potere non l'avessimo. Quindi il potere dell'opposizione è veramente un potere fondamentale, basilare, importante. Poi c'è un altro potere che è il potere della preghiera, non intesa come chiedo qualcosa a qualcuno, perché spesso anche qua le religioni danno la preghiera come prego che mi venga concesso qualcosa, prego una divinità. No, la preghiera è intesa come capacità di direzionare positivamente i nostri pensieri, avere il potere di direzionare i nostri pensieri verso ciò che è buono e giusto per noi, non direzionarli verso situazioni, ad esempio, che ne so, ti ha lasciato e tu continui a direzionare il pensiero verso questo fidanzato, fidanzata che ti ha lasciato, compagno o compagna che ti ha lasciato. Ecco, questo è quello che va evitato assolutamente di fare. Va evitato assolutamente di fare. Quindi noi dobbiamo avere la forza interiore, la forza di direzionare positivamente i nostri pensieri. Quindi questo è il potere della preghiera. E l'ultimo potere è il potere della familiarizzazione, cioè far sì che i primi 4 concetti vengano appresi, scendono giù in profondità, e il potere della familiarizzazione si ottiene attraverso la meditazione. Meditare vuol dire familiarizzarsi con le cose, vuol dire far scendere in profondità dei concetti, delle situazioni, delle idee che altrimenti rimarrebbero in superficie. Quindi il potere della familiarizzazione è fondamentale per far sì che quanto sopra, diciamo così, diventi un nostro patrimonio. Ecco, quindi questi 5
atteggiamenti, questi 5 poteri garantiscono la felicità. Garantiscono la felicità, vuol dire che se tu li metti in atto sarai sicuramente felice. Per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui questo canale qua, sì, Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione perché allora, questo video è per questo canale. Quindi iscriviti a questo canale e anche agli altri canali, gli altri 2 canali che ho, uno è Massimo Taramasco e l'altro è Autostima, Amore Autostima. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!